Siamo nel 2010, in Florida, siamo a maggio, si sta avvicinando la sera, una persona con 2 figli, un uomo, un programmatore, vuole comprare la cena. Quindi cosa fa? È iscritto a un forum di criptovalute, in particolare sul Bitcoin, e chiede se in rete, all'interno di questo forum, qualcuno sia disposto a ricevere un pagamento in Bitcoin per fargli arrivare a casa 2 pizze. Uno accetta, riceve 10.000 Bitcoin, la persona che li riceve chiama la pizzeria, paga 44 euro con una carta di credito e fa arrivare le 2 pizze a casa del programmatore. Il programmatore è felicissimo perché questa è la prima transazione in assoluto mondiale fatta con un Bitcoin. Felicissimo, fa una foto con i 2 figli, la potete trovare online. Ma adesso chiediamoci un attimo, quindi noi abbiamo speso a quel tempo, questo programmatore ha speso 44 euro, cioè 10.000 Bitcoin, che al momento attuale, dopo le elezioni di Trump, equivarrebbero a 1 miliardo di dollari. Quindi capite bene che in soli 15 anni, neanche in 15 anni, perché siamo a maggio del 2010, fra pochi mesi, dopo 15 anni, pensate che da 44 euro in questo momento ci troveremo a 1 miliardo di euro. Quindi tenete in considerazione se questa persona avesse tenuto quel Bitcoin fino a quel momento. E questa è una delle ragioni per la quale tantissime persone stanno investendo sempre di più nel Bitcoin e credono molto nel Bitcoin, ma ci sono anche molte persone che in qualche modo pongono gli accenti sulla I di Bitcoin e cercano di far capire quali possono essere i pregi e i difetti di questi investimenti, cercando di spiegare che adesso c'è un'euforia collettiva su questo Bitcoin, ma noi dobbiamo capire se effettivamente è un buon investimento o no. Quindi oggi il nostro topic, ragazzi, è cercare di capire che cos'è il Bitcoin, come funziona, ma soprattutto se dobbiamo detenerlo all'interno del nostro portafoglio. Un investitore medio, quindi, deve avere del Bitcoin all'interno del proprio portafoglio e se sì, quanto? Questo è quello che vedremo durante il video, quindi ragazzi rimanete incollati perché sarà un viaggio molto interessante, soprattutto nell'ultima parte. E sapete bene che qui siete sul canale M per Money, un canale che cerca di parlare ai piccoli investitori, alle famiglie, per cercare di far capire come risparmiare e come investire in maniera semplice e probabilmente produttiva, ma anche sicura. E tutto perché noi crediamo che ogni euro conti. E quindi ragazzi partiamo subito a bomba su questo argomento. Io vorrei partire principalmente dal capire che cos'è il Bitcoin. Probabilmente lo sapete già tutti, è una moneta virtuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà non è qualcosa di stampato, cioè noi non la troviamo, non possiamo, non è come il dollaro o l'euro che c'è qualcosa di stampato, è semplicemente una moneta virtuale, cioè che sta all'interno di un computer sostanzialmente, all'interno di wallet, ecco, chiamiamoli così, di portafogli che sono sul web. Quali sono le caratteristiche fondamentali di questo Bitcoin, di questa moneta virtuale? Beh, prima di tutto sappiamo che è nata nel 2008-2009 attraverso la creazione di un decalogo, no? Chiamiamolo così, di una persona che si fa chiamare Satoshi Sakamoto, che può essere una persona o più persone che hanno creato, diciamo, questo movimento rivoluzionario. E quindi come ogni movimento rivoluzionario porta delle cose positive e delle cose negative. Le cose positive sicuramente sono che nell'intenzione di questo movimento, no, di creazione del Bitcoin c'è un forte utilizzo della tecnologia che è assolutamente positivo perché hanno creato quella che viene chiamata la blockchain, cioè una catena di blocchi. E questa catena di blocchi è la base sulla quale si fonda il Bitcoin. Cioè, come funziona? Funziona che ogni transazione, adesso semplifico, ogni transazione viene attaccata alle transazioni precedenti e quindi va a creare un blocco. Questo blocco viene unito agli altri blocchi, quindi catena di blocchi sostanzialmente. E questa peculiarità che si basa su questa tecnologia però ha dei riverberi anche dal punto di vista economico, perché appunto sappiamo che questo Bitcoin sta acquistando e sta acquisendo sempre più riconoscibilità nel mondo di oggi, non solo in America, ma anche in Italia e in tutti gli altri paesi,
e quindi ha un riverbero anche economico, no? Ed è per questo che cerchiamo di capirlo se averlo all'interno del nostro portafoglio. E poi avevo un'idea, diciamo, di democratizzazione, no? Quindi anche filosofica dietro, sociologica. Perché? Perché l'idea quindi non è solamente quella di creare, ehm, come dire, un registro pubblico decentralizzato, cioè che non ci sia un unico posto dove questi contenuti questo Bitcoin è detenuto, ma è sparso all'interno della rete, ma che è appunto un registro pubblico e una moneta virtuale che non ha bisogno di intermediari, cioè non ha bisogno di un'istituzione bancaria che faccia da intermediario tra chi paga e chi riceve il pagamento, o chi vende l'oro e acquista l'oro. Quindi non c'è un intermediario unico. La tecnologia appunto e attraverso l'utilizzo di persone che lavorano, che sono chiamati miners, quindi minatori che attraverso le potenze di calcolo dei propri computer vanno a creare bitcoin e ricevono dei pagamenti e permettono che ci siano queste transazioni. Quindi arriviamo a capire che è qualcosa di totalmente nuovo, quindi basato su una tecnologia nuova, è basato su un'idea filosofica nuova, quindi di decentralizzazione del potere, soprattutto da un punto di vista economico, non in mano solamente a dei potentati. Ecco, questa era l'idea rivoluzionaria. E soprattutto c'è un terzo punto fondamentale, la scarsità, perché il Bitcoin non verrà, passatemi il termine, stampato per sempre. Ci saranno solo 21 milioni di Bitcoin, okay? Quindi un numero ristretto di Bitcoin. E questa scarsità ne dà anche valore. E capendo questi punti fondamentali sui quali si basa, quindi da un punto di vista economico, da un punto di vista tecnologico e filosofico, il Bitcoin, che possiamo cercare di capire quali sono i pregi e i difetti del Bitcoin. E quindi questo è il nostro secondo punto. Perché secondo noi investire all'interno del Bitcoin potrebbe essere un'idea interessante? La prima è perché ti proteggi dall'inflazione, cioè noi sappiamo che quando una risorsa è, come dire, limitata, e possiamo parlare di una commodity, prendiamo l'oro. L'oro è una commodity e viene messa all'interno dei portafogli per cercare di stabilizzare il portafoglio nei momenti di inflazione. Okay? Ecco, il paragone che viene spesso fatto è che il Bitcoin sia l'oro digitale, appunto perché è qualcosa di scarso, quindi c'è una scarsità e serve per proteggere l'inflazione. Ecco, io su questo onestamente ragazzi non so darvi un'indicazione. Mi sono informato a lungo, visto a lungo, a me permangono dei dubbi su questa protezione dell'inflazione, vi devo dire onestamente. Quello che viene detto è che abitualmente attraverso la detenzione nel portafoglio di Bitcoin si riesce nei momenti di inflazione ad avere una maggiore stabilità. E così appare. Io ho dei dubbi perché onestamente il periodo che consideriamo è un periodo molto piccolo. Cioè parliamo appunto di 10 anni, 15 anni, no? Quindi non abbiamo una storicità così forte. Ma soprattutto non mi sembra che questa correlazione ci sia al 100%. E un po', secondo me si è visto anche che in realtà le correlazioni tra i vari elementi all'interno di un portafoglio stanno un po' perdendo. Voi adesso senza divagare, ma voi sapete che abitualmente quando vi fanno una proposta su un portafoglio vi mettono degli asset diversi, vi dicono prendete un po' di obbligazioni, prendete un po' di azioni, prendete delle commodity, perché uno dovrebbe funzionare e farvi crescere nei momenti di espansione come l'azione, nei momenti di stagnazione, come dire, non di crescita, ma ci sono le obbligazioni, e poi nei momenti inflazionistici c'è magari la commodity, l'oro, le materie prime che servono a stabilizzare, e quindi si cerca di creare quei portafogli bilanciati. In realtà si sta notando sempre di più, e magari ne parleremo in altri video, che non c'è più questa correlazione che quando l'azione sale, l'obbligazione magari scende, viceversa, se le azioni stanno scendendo, comunque le obbligazioni mantengono
o crescono il proprio valore. Si sta perdendo, soprattutto negli ultimi anni, sembra che si siano staccate queste correlazioni e quindi credo che bisogna fare attenzione anche dal punto di vista del Bitcoin di dire che protegge dall'inflazione. Però questo è uno dei punti sui quali molto spesso leggiamo online ai telegiornali, viene detto che potrebbe essere avvalorata la tesi che il Bitcoin sia l'oro digitale e quindi venga considerata una commodity. Punto numero 2, ne abbiamo discusso prima, del perché potrebbe essere interessante avere il Bitcoin, perché è scarso. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che aumenterà probabilmente il valore perché c'è scarsità, ci saranno solo 21 milioni di pezzi e quindi la domanda e l'offerta praticamente porterà ad avere nel tempo probabilmente un aumento del valore perché ce ne sono pochi pezzi. Quindi consideriamo anche questo punto, è vero che la scarsità può portare ad un aumento, ma ci sono sempre la domanda e l'offerta, cioè quindi non è detto che essendoci pochi pezzi, se non c'è la domanda, l'interesse comunque rimane poco, cioè le opere d'arte, facciamo l'esempio, se sono di Picasso ce n'è uno, vale tanto, ma magari se lo fa il vicino di casa, anche se c'è solo un pezzo, non vale, perché se non c'è domanda non vale l'idea della scarsità. Questo per bilanciare bene gli elementi. Ma un punto che sembra a favore di Bitcoin è che piano piano ci sono degli investitori istituzionali che incominciano, e delle aziende, anche dei corporate, che incominciano a investire all'interno del Bitcoin, o meglio, incominciano ad acquistare dei Bitcoin. L'abbiamo visto, l'ha fatto Tesla in maniera molto prepotente qualche tempo fa, lo stanno incominciando anche delle realtà più istituzionali, più governative. Vi faccio l'esempio. Ho sentito un discorso recentemente di Messina, il CEO di Banca Intesa, che diceva che acquisteranno o hanno già acquistato 1 milione di euro di Bitcoin, una cifra ridicola per Banca Intesa, ma questo è un primo test, cioè stanno testando, stanno cercando di capire se questo può diventare un asset all'interno del portafoglio degli investitori, cioè stanno cercando di capire questa cosa. Messina, dal suo punto di vista, ha detto apertamente che non sarebbe un investimento che lui farebbe fare a un investitore medio, quindi a qualcuno che non ha una grande professionalità, una grande conoscenza degli strumenti finanziari, che non ha un grande, come dire, fa attenzione al rischio del proprio portafoglio, quindi preferisce essere cautelativo ed è qualcosa che non darebbe mai, non comprerebbe mai per sua madre. Ecco, quindi ha chiarito il fatto che lui lo fa perché c'è molta domanda, ma lui in questo momento ha molti dubbi sull'utilità e sulla profittabilità e sul futuro del Bitcoin. Questo è quello che è emerso dalle poche parole che ha detto, ma sono state molto molto chiare. Quindi sicuramente il fatto che si pensi che possa essere una commodity, che sia scarsa come una commodity in molti casi, e che permette in qualche modo di avere una riconoscibilità anche dal punto di vista istituzionale, sta rendendo il Bitcoin un investimento che ha delle basi per poter essere fatto all'interno di un portafoglio. Ma c'è un altro elemento, come dicevamo prima, quando uno si crea un portafoglio si creano degli asset, cioè delle parti, delle sezioni che hanno, come dire, uno scopo diverso all'interno del portafoglio e possono funzionare, in qualche modo il portafoglio può funzionare in tutti i momenti, in tutte le stagioni, ecco, per chiamarlo come Ray Dalio, cioè che se c'è inflazione io comunque non perda troppo, se c'è crescita io guadagni, insomma, che si crei un portafoglio bilanciato. Ecco, questo è un altro punto a favore del Bitcoin, cioè dire, ok, io ho il Bitcoin, investo in Bitcoin perché qualcosa è un asset nuovo che mi potrebbe servire per diversificare e abbattere il rischio del mio portafoglio. Detto questo, facciamo sempre attenzione ad una questione. Ok, io voglio diversificare per abbattere il rischio, ok, però bisogna capire che cosa vado a comprare all'interno. Cioè, se io vado a comprare un orologio e sono un esperto,
allora faccio magari un buon investimento, ma se io sono un investitore medio che non conosco bene gli orologi e solo perché adesso è il momento degli orologi, perché tutti ne parlano in qualsiasi momento e pensano che quello sia l'investimento corretto da fare, potrebbe essere pericoloso, perché magari vado a comprare un orologio che pensiamo possa valere e in realtà nel tempo non acquista valore, anzi lo perde perché non c'è più la domanda, perché è una moda passeggera. Quindi sicuramente può diversificare, infatti in molti casi si riduce la posizione dell'oro all'interno del proprio portafoglio mettendo qualche percentuale al posto dell'oro, si mette qualche punto percentuale sul Bitcoin, quindi di solito viene messa in quella sezione, in quella parte delle commodity, no? Se uno le ha. Quindi se prima si aveva il 10% di oro, si va a mettere l'8 di oro, si lascia l'8 e si va a mettere il 2% sul Bitcoin. Questo è un po' quello che abitualmente viene fatto, ma non vi sto consigliando di farlo, vi sto facendo vedere quello che succede abitualmente. E infine, perché si pensa che possa essere un buon investimento? Perché avendo delle caratteristiche molto vicine a quelle dell'oro, si pensa che possa mantenere il proprio apprezzamento lungo tutto il periodo, lungo i periodi, no, storici, cioè l'oro abitualmente è un bene che viene definito, diciamolo, rifugio perché vale sempre, non perde il proprio valore da tantissimi anni, da millenni, ragazzi. Quindi si pensa che sia qualcosa di simile all'oro. E allora molte persone hanno valutato che il Bitcoin si possa apprezzare ancora molto perché hanno fatto un calcolo matematico. Qual è questo calcolo matematico? Hanno detto all'interno solitamente dei portafogli il valore dell'oro all'interno dei portafogli è di solito tra il 4 e il 5%. Adesso semplifico, no? Quindi in questo momento in realtà il Bitcoin, le percentuali di Bitcoin presenti all'interno del portafoglio è solo dello 0,3%, quindi c'è un margine di crescita incredibile. Quindi se c'è questa, si mantiene come dire questa onda di crescita paragonabile a quella dell'oro e quindi aumenterà la percentuale di Bitcoin all'interno del portafoglio di un investitore come quella dell'oro, è probabile che il Bitcoin si valuti, si apprezzi, no? Sempre di più. E quindi questo apprezzamento lo faccia arrivare, come dire, nelle percentuali di detenzione del portafogli di un investitore medio, anche lui al 3-4%. E quindi, essendo una, come dire, essendo legato ad una scarsità, cioè essendoci solo 21 milioni di pezzi, aumentando la domanda, aumenterà anche il valore che avrà il Bitcoin. Quindi si pensa che in molti casi possa raggiungere delle cifre molto superiori alle 100.000 euro, a 100.000 dollari, scusate, per detenere un Bitcoin. Si pensa che possa aumentare molto. Questo però in realtà sì, è un bel concetto, ma è basato su una teoria. Se allora qualcuno incomincia a pensare che bisogna detenere tanto Bitcoin come l'oro perché è una commodity, insomma ci sono tante variabili che ragazzi, sulle variabili non si può costruire un futuro e un portafoglio onestamente, cioè è molto molto pericoloso. E quindi abbiamo visto quelli che potenzialmente possono essere definiti dei benefici, ma ci sono tantissimi rischi o comunque dei punti di domanda da considerare quando si parla di Bitcoin. E quali sono? Beh, prima di tutto io prendo spunto da molti discorsi di Warren Buffett e Munger, no? Sapete che Warren Buffett viene considerato il più grande investitore della storia perché ha creato un patrimonio, penso che sia uno dei 10 uomini più ricchi del mondo, è partito da zero, ha incominciato a investire quando era minorenne e da allora ha sempre investito mantenendo l'idea di un investimento compra e detieni, quindi tieni per tantissimi anni quello che compri, basta che abbia un valore, cioè non si compra sull'onda di un entusiasmo, ma si compra perché si considera che quell'azione che si va a comprare o quell'asset che si va a comprare si apprezzerà nel futuro perché ha delle fondamenta molto importanti, cioè crea utili e creerà utili all'interno del tempo.
quindi tutto il contrario del Bitcoin. Ed è per questo che lui è molto titubante sul Bitcoin, no? Perché dice che è qualcosa di non produttivo, cioè Warren Buffett, non lo so, investe in Microsoft perché crede che Microsoft produca qualcosa, effettivamente produce software, dietro ci sono milioni di persone che utilizzano quei sistemi informatici, quindi lui considera che ci sia dietro e produce utile perché vende e quindi vendendo crea, introita dei soldi e mantiene un margine che è quello del proprio utile. Ecco, quindi ci sono degli utili che crescono nel tempo, c'è una produzione, questa è l'idea di base assolutamente di quello che noi crediamo che sia la tipologia di investimento di Warren Buffett. Tutto il contrario di quello che è il Bitcoin. Il Bitcoin è qualcosa assolutamente di non produttivo, è qualcosa di un pochettino aleatorio perché è stato creato da zero, quindi considerate questo aspetto in maniera preponderante, cioè, e lui fa un esempio molto, molto, molto semplice. Lui cosa dice? Lui dice, ragazzi, l'oro è qualcosa che tutti considerano determinante, cioè da tenere all'interno di un portafoglio, ma l'oro in realtà nel tempo, se voi pensate, è cresciuto pochissimo. Allora, se noi andiamo a vedere gli ultimi 5-10 anni, si vede che il valore dell'oro è schizzato alle stelle, cioè è schizzato alle stelle, è aumentato in maniera preponderante, in maniera molto importante, ma in realtà se noi lo colleghiamo nel suo perimetro storico, cioè l'oro è qualcosa che viene scambiato da millenni, se si guarda la storia in millenni si dice ok, sì, ma si è apprezzato in maniera molto molto limitata l'oro e quindi non è un asset che crea benessere perché il benessere viene creato creando degli utili, creando dei prodotti, essendo produttivi e creando quegli utili per l'azienda e per chi ci lavora o per chi ne beneficia. Quindi in questo modo lui dice che è qualcosa sul quale lui non investe sull'oro e non investe assolutamente sul Bitcoin. E quindi questo è un punto fondamentale. E poi soprattutto lui sottolinea come in realtà l'investimento non sia speculazione. Lui pensa che sia speculazione questa perché appunto non essendoci produttività dietro questa valuta digitale, lui dice che in realtà si parla di speculazione quando si aspettano di avere dei grossi risultati in breve tempo e questo produce delle catastrofi, cioè magari delle salite importanti di prezzo e delle cadute importanti di prezzo come la volatilità effettivamente del Bitcoin. Quindi cosa succede? Che Buffett consiglia di non andare a copiare quello che fanno le altre persone perché lui dice la gente copia perché investe in maniera emotiva, non razionale. E quindi cosa vuol dire? Va a copiare, vede che c'è l'apprezzamento del Bitcoin e dice ok, vado a investire anch'io perché tutti lo stanno facendo e quindi è qualcosa sul quale posso guadagnare nel breve tempo. Noi dobbiamo guardare nel lungo periodo, quindi secondo lui nel lungo periodo il Bitcoin non ha senso, non ha valore e quindi lo vede assolutamente come una speculazione. E faccio l'esempio di Palantir, lo faccio sempre, ma è fondamentale. Tutti stanno andando a investire in Palantir perché tutti fanno video su Palantir, l'azione del momento, l'azione da comprare nel 2024-2025, ma questo prezzo aumenta in maniera esponenziale e molto spesso è guidato. C'è uno dei punti negativi, no, per il quale il Bitcoin potrebbe essere, come dire, avvolto, è quello della manipolazione, che è il pump and dump, no? Viene chiamato in gergo. Quindi una manipolazione in che senso? Nel senso come è stato, non so se vi ricordate, l'azione GameStop di un po' di tempo fa, dove c'è stato viene chiamato anche qui, scusatemi gli inglesismi, ma vengono utilizzati così, un hype, quindi un'attenzione molto forte su questa azione, dove si vedeva che cresceva, c'era una popolarità dal punto di vista comunicativo, su tutti i blog se ne parlava, blog se ne parlava, sui social se ne parlava, in televisione se ne parlava, il prezzo è schizzato alle stelle, dove ci sono però delle persone che investono in maniera attenta. Cosa fanno? Investono per far crescere il prezzo, tutti i piccoli squali, non le balene, i piccoli squali cascano all'interno di questa rete e appena tutti sono cascati, la massa è cascata, loro vendono, il prezzo crolla e prendono
i profitti. Quindi attenzione ragazzi, perché questo potrebbe essere Bitcoin, cioè c'è un grande hype, una grande attenzione all'interno, tutti ne parlano, ma in realtà ragazzi questa è una moneta che non viene utilizzata per comprare o vendere, è un oro, cioè qualcosa che viene tenuto lì. Almeno l'oro, uno dice lo utilizzo per farmi la collanina, ha in qualche modo ancora un senso, mentre assolutamente il Bitcoin è qualcosa di completamente aleatorio, non è qualcosa di stampato, non è qualcosa che si può utilizzare per fare delle transazioni perché nessuno più lo utilizza, perché ha talmente una volatilità importante che non è più una valuta ma è assolutamente una commodity. Quindi bisogna fare attenzione perché in qualche modo questo prodotto è legato alla domanda e all'offerta, e questo è un altro punto fondamentale sul quale ha parlato Buffett. Ha detto non produce, la gente ci sta speculando perché tutti ne parlano e i pesci piccoli stanno entrando ed è un grosso rischio, ma soprattutto è legato alla domanda e all'offerta. Se questa domanda domani cade, voi vi trovate con un pugno di mosche, vi trovate con zero, cioè potete perdere tutto, perché magari in quel momento lì non ci sarà più interesse per il Bitcoin, uscirà una nuova criptovaluta, si cambierà la tecnologia, non ci sarà più la blockchain e quella cosa vale zero. O quando finirà l'hype, quindi l'attenzione all'interno del Bitcoin, si perderà anche l'idea, mentre è difficile che succeda per un'azienda, cioè Microsoft si può andare male, assolutamente, ma produce qualcosa, è qualcosa di concreto, di tangibile, qualcosa di comprensibile. Mentre Buffett dice attenzione ad andare a investire nel Bitcoin perché è qualcosa che non si capisce, c'è qualcosa che si autoalimenta, ma dietro non c'è, come dire, qualcosa di comprensibile. E lui dice andate a investire in qualcosa che capite, cioè il Bitcoin non ha, come dire, non è un'azienda che dice io produco un pezzo perché so che la gente ha bisogno di questo pezzo, quindi faccio un'analisi dei bisogni, so che dall'analisi dei bisogni c'è bisogno di un foglio Excel per fare i calcoli, quindi produco questo foglio Excel, ho come dire delle strategie commerciali di vendita e marketing, faccio pubblicità e poi mando i sales a vendere, c'è come dire un'azione, un piano, un piano di business, un business plan. In questo caso invece nel Bitcoin no, perché non ha, come dire, non sembra che abbia un utilizzo, è tutto legato all'aleatorietà, al momento, all'hype del momento, quindi alla domanda e ad un'offerta molto scarsa. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che ha una grossa volatilità, perché se è tutto legato ad una domanda e ad un'offerta, tutto diventa un po' pericoloso, perché come vi dicevo prima, il prezzo può cadere da un momento all'altro se viene meno l'interesse per questa valuta digitale o per questa commodity meglio. Quindi abbiamo parlato del perché Buffett sconsiglia caldamente il Bitcoin, ma sono in molti altri che lo sconsigliano, perché c'è una volatilità estrema, quindi questo è un altro punto, e soprattutto perché in realtà c'è anche un problema di regolamentazione di questa valuta. No? In questo momento non è che c'è qualcosa di regolamentato che dice ok, sì, di riconoscibile, no? Voi pensate ad una cosa molto semplice. Vi ricordate qualche anno fa che c'è stata che molti personaggi famosi avevano investito in oro e diamanti e poi erano rimasti fregati perché in realtà quei diamanti valevano poco e niente e avevano investito milioni di euro. No, quindi e quello è già un mercato che in qualche modo è regolamentato, no? Perché c'è un'istituzione bancaria dietro che dà della riconoscibilità, cioè e anche il denaro è riconosciuto, cioè io so che il mio euro magari sì, oggi vale un euro, domani valerà 0,80, domani varrà 1,20 euro perché c'ha una, come dire, una variabilità, ma ha un valore perché c'è qualcuno che dice che quello strumento lì ha valore. In questo caso invece non c'è come dire, una riconoscibilità e normativa ancora sull'utilizzo, probabilmente perché la tecnologia arriva sempre prima della legge, ma ipotizziamo, se domani qualcuno dice che avere Bitcoin è qualcosa di illegale, adesso faccio l'esempio, o che non può essere assolutamente utilizzato o detenuto, o alcuni paesi non lo vorranno utilizzare, insomma ci può essere
un crollo vertiginoso del valore del Bitcoin. Quindi questo è un punto fondamentale e sicuramente prima o poi verrà normativizzato il Bitcoin. Quindi l'aspetto legale non è un aspetto da dimenticare o da non considerare, senza considerare oltretutto il fatto che l'investimento in Bitcoin può essere un pochettino pericoloso, no? Cioè, le truffe le conosciamo tutti quanti, le truffe online le conosciamo tutti quanti, anche se io utilizzo la mia carta di credito o la mia carta di debito, molto spesso ci sono gli hacker che mi prendono il PIN in qualche modo con una transazione online o quando vado a pagare dal benzinaio e lo utilizzano per fare i propri acquisti. In quel caso molto spesso io posso ricevere, facendo una lamentela con la banca, posso ricevere i miei soldi. Adesso ci sono già delle assicurazioni che coprono queste problematiche, perché le truffe sono sempre più forti e quindi queste truffe ci saranno anche sul Bitcoin, no? Questo è indubbio, quindi questo è un altro punto da tenere in considerazione. Queste truffe, se prendo il cittadino, se ti riescono a rubare il codice del tuo wallet, capisci bene che quello è un rischio, però è un rischio calcolato, che poi tu non potrai più ricevere quei soldi lì, cioè quel Bitcoin li vai a perdere, mentre con l'istituto bancario puoi cercare di recuperare i tuoi soldi. E l'altro punto è il fatto che ci sono dei broker che possono essere attaccati, no? E in qualche modo lì possono prendersi tutti i soldi e non essendoci un intermediario, veramente c'è il rischio di hacking e di perdita dei fondi, no? Quindi questo è un altro punto secondo me fondamentale. Quindi abbiamo visto che Buffett non ama questo investimento perché non lo ritiene di valore, soprattutto ritiene che non ci sia anche una storicità per poter ragionare se è un investimento buono o no, e quindi in questo momento la ritiene speculazione. Noi non vogliamo fare speculazione perché gli investitori piccoli, medi non devono fare speculazione se vogliono detenere il loro portafoglio. Ricordiamoci che noi prima di tutto non dobbiamo perdere soldi nel tempo investendoli, mai. Magari non guadagniamo, ma non dobbiamo perdere. Questa è la prima legge. E quindi il Bitcoin potrebbe essere una cosa pericolosa perché ha una volatilità estrema, è legato assolutamente a una domanda e offerta che domani potrebbe decadere, potrebbe essere preda degli hacker. Bisogna vedere se viene normativizzato cosa succede. Se viene normativizzato in una maniera normato in una maniera positiva, invece potrebbe schizzare alle stelle. Ecco, questo è da tenere in considerazione. E poi, come ho detto, è qualcosa che in questo momento è un po', come dire, sì, è basato su un'idea filosofica di democratizzazione, ma attenzione, in questo momento il Bitcoin invece è qualcosa di sotterraneo, di assolutamente sotterraneo, perché sì, molti lo utilizzano come oro, come commodity, no? Come oro digitale, ma attenzione ragazzi, perché in molti casi le monete virtuali vengono utilizzate per scopi poco nobili nel dark web, quindi sapete benissimo che possono essere utilizzate per fare delle cose assolutamente illecite. In molti casi vengono utilizzate per fare cose illecite, per pulire i soldi, bla bla bla, quindi per comprare, non lo so, le armi, quindi c'è dietro, non è tanto, è solo una questione di etica, perché c'è la questione di etica, ma in questo momento le transazioni che vengono fatte con Bitcoin molto spesso vengono fatte per coprire degli illeciti, no? Facciamo un esempio, vedevo in televisione una trasmissione l'altro giorno sulla quale si parlava che molte persone italiane comprano a Dubai degli appartamenti e sono sempre soggetti un po' strani, no? Sono soggetti che pagano molto spesso con dei bitcoin, cioè traducono dei soldi che evadono alle tasse italiane, le trasformano in bitcoin e poi comprano appartamenti lì. Quindi cioè, ha comunque in questo momento è qualcosa di legato non propriamente a della chiarezza, no? Di fondo. Quindi questo è un altro punto che è legato sia dal punto di vista etico, ma sia anche da un punto di vista legale, perché poi potrebbe succedere, come vi dicevo, che c'è una regolamentazione che vieta l'utilizzo di Bitcoin per fare delle transazioni e si perde valore. E poi, vabbè, per finire c'è un rischio tecnologico, ragazzi, perché in questo momento il blockchain è considerata veramente una tecnologia importante, avanzata, o comunque che ha democratizzato molti processi,
ma nello stesso tempo sappiamo bene come corre la tecnologia. Oggi ciò che è importante domani potrebbe non esserlo più. Quindi questo è un punto da tenere in considerazione anche secondo me. Quindi abbiamo fatto un overview, veramente una vista a 360 gradi di che cos'è il Bitcoin in maniera molto semplice, di quali possono essere i pregi per i quali potrebbe avere senso acquistarlo e quali possono essere invece i difetti del Bitcoin. Quindi non ci rimane che vedere l'ultima parte, quella più importante, cioè ma ha senso tenerlo all'interno di un portafoglio? Beh, allora ragazzi, rispondere a questa domanda non è facile. Io vi posso dire, inizialmente partirei dal dirvi che cosa faccio io. Io ho venduto la parte di Bitcoin che avevo, l'ho venduta recentemente, vuoi perché abbiamo raggiunto dei risultati importanti, no, in termini di valutazione, ma anche perché voglio costruire un portafoglio eh, che, come dire, senza questo rischio di volatilità molto molto importante che c'è detenendo i Bitcoin. Io avevo una quantità molto piccola, avevo circa un 3-4% del portafoglio e adesso l'ho portato a zero. Vi farò poi vedere in un video qual è il mio portafoglio, qual è la mia idea da questo momento di portafoglio per il prossimo futuro. Ma detto questo, cosa bisogna valutare se si vuole andare a mettere il Bitcoin nel portafoglio? Io onestamente, per quello che vi ho detto, ritengo che l'investitore medio o semplice o piccolo difficilmente debba andare ad acquistare un Bitcoin e metterlo nel portafoglio. Ci sono tanti altri asset che creano meno volatilità. Se una persona vuole giocare, perché è così da dire, vuole speculare, può andare a prendere una cifra molto piccola, l'1-2%, ma in generale io eviterei di andarlo a mettere all'interno di un portafoglio. Ma però bisogna capire un attimo degli elementi, cioè quando inseriamo all'interno di un portafoglio un asset, quindi anche in questo caso il Bitcoin, bisogna fare dei ragionamenti. Prima di tutto bisogna capire l'obiettivo, quale rischio si vuole assumere la persona e l'orizzonte temporale che ha. Ok? Sono tre elementi, ne aggiungeremo un quarto fra poco. Quindi io consiglierei di andare a mettere a portafoglio il Bitcoin nel caso in cui io abbia un obiettivo di crescita importante del nostro portafoglio. Se invece sono cautelativo nel senso che voglio detenere quel patrimonio, ho 1 miliardo, 2 milioni, scusatemi, ho un patrimonio che voglio mantenere, eviterei, cioè se voglio giocare poi prendo l'1% del mio portafoglio, ci gioco, se mi va bene, se mi va male so che tanto è l'1% del mio 1 milione di euro, no? Ma se il mio obiettivo è quello di investire per comprarmi poi una casa, per avviare un'attività imprenditoriale, per stare bene quando andrò in pensione, io ragazzi, avendo questo obiettivo di conservazione, di piccola crescita, valutazione del portafoglio, lo eviterei. Se invece io ho un obiettivo di crescita del portafoglio, allora potrebbe avere senso andare a mettere una parte del mio capitale all'interno del Bitcoin. Quindi il primo caso è se ho un obiettivo di crescita. Secondo, se ho un'attitudine al rischio forte, medio forte. Quindi io, se il mio Bitcoin domani perde il 50% del valore in una settimana, 2 settimane, perché ragazzi può succedere, quindi io ho acquistato 10.000 euro, e di questi 10.000 euro io dopo 2 settimane me ne trovo 5.000, posso dormire tranquillo la notte e dire ma sì, pazienza, cioè ho 5.000 euro, li lascio lì, vedo come va nei prossimi 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni e valuto e quindi io dormo bene la notte. Se invece perdere i soldi in questa maniera non è perdere, ma la svalutazione perché tu non hai venduto, c'era sempre quel Bitcoin all'interno del tuo portafoglio, allora se in quel caso lì io dormo bene la notte anche se il mio Bitcoin sta perdendo e arriva a 30.000 dollari, come è successo, allora ho un rischio, una resistenza a rischio medio-alta e allora io potrei averlo all'interno del portafoglio. E soprattutto io devo vedere, il terzo punto, l'orizzonte temporale molto lungo, cioè devo dire, ok, io
la devo vedere questo Bitcoin come una commodity, quindi all'interno di un portafoglio diversificato che magari mi serve nel momento, come dire, inflattivo, e quindi devo avere un orizzonte temporale di 5-10 anni. Quindi se io sono un investitore che ha un obiettivo di crescita, ho del tempo, perché non mi servono quei soldi, quindi ho almeno 5-10 anni e ho un rischio, una propensione a rischio medio-alta, allora ha un senso. Ha un senso andare a valutare l'inserimento. Ecco, quindi se sono questa tipologia di investitore, io ci penserei. Ma c'è un parametro ulteriore che vi dicevo prima, è quello dell'età. Se io sono una persona di 40, 50 anni, 60 anni, ragazzi, vi direi che il Bitcoin, prima di tutto, magari non ho quell'orizzonte temporale di investimento, perché se ho 50 anni, a 60 anni vado in pensione, faccio l'esempio, e quindi mi servono quei soldi, non ho la certezza di avere un orizzonte temporale lungo, non mi serve questo rischio così forte, perché oggettivamente quei soldi poi mi serviranno durante la pensione, e perché comunque diventando comunque più anziani il rischio del proprio portafoglio dovrebbe scendere. Quindi in base a questo io credo che l'età sia un parametro anch'esso fondamentale. Il parametro fondamentale è quello di dire: ok, sono un ragazzo giovane, ho 20 anni, ho 25 anni, ho 10.000 euro da investire. Se investo qualche punto percentuale all'interno del Bitcoin, ragazzi, ci può stare. Perché da giovane ho un rischio di rendimento più alto, anche se perdo 1.000 euro non succede niente, perché non è la fine del mondo, perché di solito sono patrimoni piccoli quelli detenuti dalle persone giovani, e ho un orizzonte temporale di lungo corso e posso vedere magari di tenere il Bitcoin 20-30 anni, e in quel caso lì potrebbe avere senso, no? E se mi va male perdo magari 1.000 euro, che non mi cambia la vita. Quando ci avrò 30-40 anni, 1.000 euro non mi cambieranno la vita. Quindi io assolutamente, se ho questo profilo, valuterei ma quanto ne acquisterei all'interno del mio portafoglio? Beh, questo è un elemento da valutare. Cioè, e io la penso così: penso che in realtà l'acquisto di Bitcoin comunque debba mantenere una percentuale molto piccola del portafoglio. Prima abbiamo detto che in questo momento c'è eh, chi ce l'ha all'interno del portafoglio in media lo 0,3%, cioè quindi è una cifra molto molto piccola. Io vi faccio l'esempio dell'oro, no? Se lo paragoniamo un po'. Abitualmente molti portafogli che vengono proposti al grande pubblico, ma dagli investitori specializzati, vanno dalla detenzione dell'oro da uno 0 a un 20%, ecco, no, dell'oro. E se è vero quello che dicevamo prima, di andare magari a ribilanciare un po' la nostra posizione nell'oro, mettendo anche un po' di Bitcoin, e sapevamo che abitualmente c'è un 5% all'interno dell'oro medio in tutti i portafogli, io direi che una detenzione fatta con criterio deve essere dallo 0 al 5%, perché è una percentuale molto piccola, anche in capitali importanti tipo 100.000 euro. Comunque vado ad acquistare solamente 5.000 euro, quindi è una cifra contenuta, ma soprattutto perché, essendo un investimento molto rischioso, molto volatile, per tutte le ragioni che abbiamo viste prima, magari potrebbe avere un senso sapere che posso perdere tutto, e se io perdo il 5% del mio portafoglio, so che per recuperarlo mi basta il 5%. Invece qualsiasi cifra superiore di perdita del 5% mi richiede una crescita superiore a quello che ho perso. Questo è un elemento che poi andrò a spiegare per bene. Se io perdo un 10% sui miei titoli azionari, non basta il 10% per recuperare la cifra di prima, di crescita, serve di più. Quindi questo è un elemento fondamentale. Secondo me è importante diversificare, è importante però non avere una cifra superiore al 5% del proprio portafoglio, anche se siete delle persone che hanno una propensione al rischio molto forte, se avete un obiettivo di crescita, ma diciamo che abitualmente un 2-3% è la quantità media che si può detenere all'interno di un portafoglio, o andarla a bilanciare con l'oro, cioè magari mettere un 3% di oro, un 2% di
di Bitcoin, ma non superare la soglia dei 5% anche per coloro che hanno una propensione a rischio molto forte e sono molto aggressivi. Io ragazzi spero di avervi dato un overview molto approfondita del perché bisogna fare attenzione al Bitcoin, che è qualcosa di veramente nuovo, di molto interessante e da valutare, ma che secondo me non è indicato proprio per tutte le persone che hanno dei portafogli e bisogna farlo sempre con attenzione perché ricordatevi, ho fatto un video sulla psicologia dei soldi, noi molto spesso ragioniamo con l'emozione più che con la testa, quindi sicuramente è importante diversificare, avere appunto degli asset diversi, ma bisogna sempre farlo sapendo che ci può andare male e quindi ridurre il rischio che noi abbiamo su quell'asset, ok? Spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, fatemi domande, tutto quello che volete. Vi aspetto presto, ciao ragazzi.